abbiamo citato Maradona, è stato il tuo avversario più forte di tutti i tempi? Sì, assolutamente. Tra l'altro nella precedenza, prima di Arrigo Sacchi, con Nils Lidom, il barone Lidom, me lo faceva marcare a uomo perché lui sosteneva, no, che se se sparisce dal campo Maradona per il Napoli è un problema, se sparisco dal campo io non c'era nessun, se fossi sparito dal campo io non sarebbe stato nessun problema. Quindi. Amici sportivi, un grande saluto da coach Dan Peterson qui con Radio TV Serie A. Ospite per l'intervista oggi niente meno che Filippo Galli. E Filippo, dobbiamo confessare che noi abbiamo dei precedenti di lavoro con il Milan. Io ho avuto l'onore di averla coach con noi al settore giovanile a fare dei discorsi anche motivazionali ai nostri allenatori e a tutte le nostre figure professionali qualche anno fa ormai, però insomma io ho sempre avuto grande stima di lei e del suo lavoro e quindi per noi sono stati momenti importanti quando lei è venuta a trovarci. Ma poi è stata bellissima anche per me, per dire, perché parlavo con gli allenatori del settore giovanile e anche società satellite e c'era Pippo Inzaghi. Sì, Pippo Inzaghi, Christian Brocchi, sì, poi qualche altro allenatore che adesso a memoria mi sfugge, però sì, Pippo Inzaghi e Christian Brocchi. E poi tutto ovviamente pilotato da Adriano Galliani che mi ha fatto parlare anche con i ragazzi del settore giovanile, forse c'eri tu ancora, c'era se non sbaglio Donnarumma e Cutrone. Sì, Donnarumma, Cutrone, Locatelli, sì. C'erano Gabbia. E poi la settimana dopo con i genitori dei ragazzi del settore giovanile e poi un paio con Milan. Quindi la tua storia con Milan è una storia infinita, c'è proprio tutta la vita quasi. Beh sì, ho avuto la fortuna di arrivare al settore giovanile del Milan, a dire la verità un po' tardi rispetto agli altri miei colleghi, i miei coetanei, Evani, Battistini, Incocciati, Cardi, e sono arrivato a quasi 17 anni, ho fatto 2 anni di primavera e poi un anno in prestito a Pescara e quindi sono rientrato con il Milan di Ilario Castagnier nella stagione 83-84 e quindi lì 14 stagioni con il Milan, prima con delle difficoltà societarie e poi con l'arrivo di Berlusconi tutto un po' cambiato. Yeah. E poi ovviamente l'arrivo di Arrigo Sacchi. Beh sì, assolutamente, Arrigo Sacchi è stato insieme... questo è l'impatto? È stato un impatto, una deflagrazione come si direbbe, però è stato davvero ha portato idee nuove. Io credo che in Italia, al di là del Milan, ci sia un calcio prima e un calcio dopo Sacchi. Certo. Ha portato l'idea di poter comandare il gioco anche quando si giocava contro grandi club e comunque di voler fare la partita, no? E poi anche dal punto di vista del lavoro, della metodologia di allenamento ha portato tante innovazioni con Pincolini e con tutto il suo staff di lavoro. E Sacchi poi ovviamente quando arrivano i risultati è chiaro che tutto assume una luce diversa, ma è indubbio che lui sia stato un grande innovatore. Forse il più grande. Sì, prima di Sacchi, dopo Sacchi. Sì, assolutamente, io credo di sì, sia stata davvero una svolta nel mondo del calcio italiano. Qualcuno accusa, no, poi di sacchismo, però quando tu vuoi fare un qualcosa senza le conoscenze, senza comprendere, è chiaro che non riesci ad ottenere i risultati che otteneva Arrigo Sacchi con noi. Ma tu sei stato anche con Fabio Capello? Sì, successivamente con Fabio Capello, dopo che Arrigo Sacchi venne esonerato, è arrivato Fabio Capello, io l'avevo avuto anche prima, ci aveva portato al play-off per qualificarci in Coppa UEFA, che vincemmo poi con la Sampdoria sul campo neutro di Torino. Capello arrivò e fu secondo me anche lui straordinario, perché diciamo che non volle distruggere ciò che aveva fatto Sacchi, ma prese ciò che lui riteneva importante, necessario tenere, e certamente il fatto di essere stato poi un giocatore aveva quella capacità di essere in sintonia con i giocatori, che qualcuno di loro aveva un po' perso
diciamo così, lo spirito, aveva perso, si era un po' appannato, come si direbbe, ed ha saputo rivitalizzare questi giocatori, e quindi il Milan è tornato poi a vincere. E hai giocato anche insieme a grandi campioni, Baresi, veterano, Maldini. Sì, no, io avevo fatto 14 stagioni lì, ho visto tantissimi campioni passare. Ovviamente Franco io andavo a vederlo perché sono sempre stato tifoso rossonero, andavo allo stadio, andavo in curva, a volte andavo nei distinti, però Franco è stato il mio capitano e lo sarà per sempre, il numero 6, andavo allo stadio e tifavo per il Milan. Mi ricordo l'anno della Stella, lì c'era Gianni Rivera che prese in mano il microfono nella partita col Bologna, perché non c'era una curva, il secondo anello era inagibile, quindi chiedeva alla gente di spostarsi, e solo lui è riuscito a spostare la gente, non era l'ordine pubblico non era riuscito, e lui invece riuscì con le sue parole a smuovere la gente. Il Milan, poi hai parlato di Maldini, un altro grande capitano, insomma credo che Rivera, Baresi e poi Maldini siano stati dei capitani assoluti. Vi ho visto giocare un paio di volte, cioè una volta un derby con l'Inter, fai conto 89 o 90, una cosa così, che avete vinto 2-0, ma poteva finire 6-0, c'è proprio un dominio totale in campo. Ho visto la partita, penso forse 87-88, insomma non mi ricordo esattamente. Sì, 87-88 è stato il primo anno in cui abbiamo vinto lo scudetto con Enrico Sacchi, sì, recuperando sul Napoli di Ottavio Bianchi e di Maradona, ovviamente. Esatto, oh, cavolo. La partita a San Siro, che avete battuto Napoli 4-1, c'era 1-0 Napoli, gol di Maradona, e poi dopo un dominio parte vostra in ogni settore del campo, nonostante la grandezza della squadra di Napoli, che era... Sì, che non era solo Maradona, era Maradona, ma aveva tanti altri campioni, e quello che c'è da dire di Maradona è che ha sempre giocato per la squadra, nonostante poi lui fosse sempre considerato il numero 1, però Maradona ha sempre giocato per la squadra, e noi eravamo una squadra davvero fortissima, proprio per l'individualità, ma anche proprio per questa capacità che aveva Arrigo di fare in modo che tutte le letture in campo fossero all'unisono, no? Da parte di noi, sia in fase di possesso che in fase di non possesso palla. Abbiamo citato Maradona, è stato il tuo avversario più forte di tutti i tempi? O? Sì, assolutamente. Tra l'altro nella precedenza, prima di Arrigo Sacchi, con Nils Lidom, il barone Lidom, me lo faceva marcare a uomo, perché lui sosteneva, no, che se sparisce dal campo Maradona per il Napoli è un problema, se sparisco dal campo io non c'era nessun, se fossi sparito dal campo io non sarebbe stato nessun problema. Quindi lui con questa battuta, diciamo, sdrammatizzava anche la pressione che potevo avere quando mi dava quel compito, insomma. Altri avversari che ti vengono in mente? Ce ne sono stati tanti, Zico ad esempio, brasiliano, allora insomma l'Italia era un po' la Premier League di oggi, e quindi i giocatori più forti erano tutti da noi. Poi è già arrivato Platini, come attaccanti c'erano Batistuta, Daniel Bertoni, ma poi c'erano anche gli italiani, c'era Pruzzo, Altobelli, Vialli, poi arrivarono anche successivamente Vialli, Mancini. Insomma, davvero chi più ne ha più ne metta. Certamente ne ho dimenticati qualcuno di importante. In Europa, che avete vinto un paio di Coppe dei Campioni almeno? Sì, in Europa in quegli anni noi dall'87 al 94 abbiamo vinto 3 Coppe dei Campioni, e anche lì, insomma, io ricordo quella del 94, la finale di Atene contro il Barcellona. In campo loro avevano Stoichkov e Romario, 2 giocatori straordinari, ma al di là della loro qualità c'era proprio una squadra che era molto forte, allenata da Johan Cruyff. Grandi allenatori avversari in Italia e in Europa? Grandi allenatori avversari, certamente Ottavio Bianchi, che guidò il Napoli in quegli anni, era un allenatore pragmatico, però davvero che sapeva far giocare il Napoli con tanti campioni, no? Non è vero, quando hai tanti campioni, poi lei il coach lo sa benissimo, certo la squadra diventa forte, ma poi bisogna saperli far giocare da squadra, no? E non da singoli. Quindi credo che Ottavio Bianchi sia stato davvero un allenatore in Italia che abbia dato molto. Mi viene in mente lui, poi ricordo, ma per affetto, anche Simoni che fu all'Inter.
Poi qualcuno sicuramente oggi me lo dimentico, però anche perché sono sempre stato molto concentrato sugli allenatori che ho avuto nel mio percorso. E parlando di questo qui, che Bianchi che ha saputo vincere con tanti campioni, il mitico coach di basket John Wooden, che ha vinto 10 titoli NCAA con UCLA, lui ha detto: nessun allenatore può vincere senza talento, ma non tutti riescono a vincere con giocatori di talento. E Sacchi, Capello, Bianchi, questi qui hanno avuto questo pregio, anche l'allenatore della nazionale Marcello Lippi, tanto per dire. Esattamente, ecco, Marcello Lippi è un altro che potevo citare, che non ho citato assolutamente, in quegli anni era davvero straordinario. Diciamo, la nazionale dei tempi, la nazionale di oggi, l'Italia sta soffrendo un po' anche nel basket, per la verità, ok? Quindi motivo per questo, ovviamente hai detto tu giustissimamente, una volta la Serie A italiana era come il Premier League, tutti i forti giocatori, Zico, Maradona, venivano qua in Italia. Sì, e nonostante questo c'era comunque un'attenzione anche sui giovani, sui vivai, molti italiani arrivavano a giocare nelle prime squadre. Oggi con l'apertura dei mercati e quindi con la libera circolazione dei lavoratori, quindi anche dei calciatori, davvero ci sono tantissimi stranieri, credo che sia il 30% degli italiani che giocano nell'11 iniziale delle 20 squadre di Serie A, quindi è difficile anche il lavoro di CT. Io credo che il talento ci sia, forse bisognerebbe lavorare dal punto di vista metodologico anche in maniera diversa, prepararli in maniera diversa, però davvero questo è un discorso molto ampio che richiederebbe ore e ore di discussione. Esattamente. Tu hai fatto anche il coach, l'allenatore. L'ho fatto poco, l'ho fatto per 5 anni, ho fatto 4 anni di settore giovanile, 2 anni come collaboratore di Franco Baresi alla Primavera e poi 2 anni come head coach, no? Come direste voi, e sempre con la Primavera, e poi 1 anno nello staff della prima squadra con Ancelotti e Mauro Tassotti, e per me quell'anno è stato come un anno, come posso dire, andare a un master, perché vivere da allenatore, da parte dello staff, quella capacità di relazionarsi con i giocatori che aveva appunto Carlo Ancelotti e lo stesso Mauro Tassotti, e quelle competenze e conoscenze che avevano acquisito i miei 2 ex compagni di squadra, davvero è stato per me qualcosa di indimenticabile. Commento su Baresi e Maldini, che siamo stati... Sì. Uno che è veterano, che ha visto Maldini ha... Beh, Maldini ha esordito adesso 18 anni, 17. No, prima forse a 16 ero io a Udine, se non vado errato. Vabbè, Maldini come posso dire, era un talento che splendeva, e credo che poi l'allenatore ha avuto grande coraggio nel farlo giocare, ma un coraggio, se vogliamo, relativo, perché nell'allenamento davvero dimostrava già grandi doti, un talento appunto, ma una grande personalità, non aveva paura di nulla, e lo ha dimostrato subito. Filippo, ti faccio una domanda. Ai tempi, quando il Milan ha dominato, all'inizio c'erano 2 stranieri per squadra, poi l'anno del Rijkaard 3 stranieri, quindi giocavano per forza 8 italiani, e la nazionale andava bene perché giocavano più italiani. Non si potrebbe fare la stessa cosa oggi? Io credo di no, nel senso che appunto quello che dicevamo prima, no? Le regole che sono le regole comunitarie, no? L'Unione Europea ha permesso questa libera circolazione dei lavoratori, e quindi anche dei calciatori, che sono assimilati ai lavoratori, giustamente, e quindi soltanto un gentleman agreement tra le società permetterebbe di diminuire il numero dei giocatori stranieri in campo. Però non credo che si arriverà mai a questa soluzione, anche perché credo che poi non possiamo andare a dettare alle società il loro modello di business, e quindi sono delle società che ritengono che prendere degli stranieri sia per loro conveniente, rendano queste società sostenibili, e quindi a meno che qualcuno, federazione o lega, incentivino oltremodo quelli che sono chi lavora sul territorio, e quindi chi davvero forma e porta i giocatori, accompagna i giocatori dal settore giovanile alla prima squadra, questo potrebbe far cambiare il modello di business. Tu hai giocato anche all'estero? Ho giocato 1 anno all'estero a 38 anni, dopo Brescia,
ed è stata un'esperienza straordinaria. Io amo il calcio A Watford. a Watford, esattamente. Era Elton John? Elton John era il presidente, sì, è venuto nello spogliatoio 2 o 3 volte, è stato ovviamente per me poi conoscere Elton John è stato qualcosa di incredibile perché vabbè, le sue canzoni credo che le conoscano tutti. No? E sì, è stata un'esperienza incredibile anche perché il mio allenatore, il mio coach era Gianluca Vialli, che purtroppo ci ha lasciato troppo presto, però che mi ha voluto lui, gli sarò sempre grato perché avevo sempre nell'animo di fare un'esperienza in Inghilterra e senza di lui non l'avrei sicuramente fatta perché ormai ero arrivato a 38 anni. Dicevo io, ma avevo sempre amato il calcio inglese, ero tifoso dell'Ipswich Town, non mi chieda perché, e poi di tutte le squadre di calcio inglese per me, dalla Premier League all'ultima Lega sono veramente innamorato di questo calcio. Hai giocato anche con il codino Roberto Baggio. Sì, ho avuto anche questa fortuna, tra tante fortune che ho avuto nel calcio, nella mia carriera, quella di giocare con Roberto Baggio al Milan prima e poi a Brescia, perché quando c'era il mister Mazzone Roberto Baggio venne a giocare a Brescia e fu il primo anno in Serie A. Io ero da 2 anni lì, ero capitano l'anno precedente, vincemmo il campionato di B con mister Sonetti e in campionato di Serie A arrivò Baggio e ci aiutò a salvarci con qualche giornata d'anticipo. Dovessi scegliere il momento più bello e il momento più difficile? Beh, i momenti difficili sono stati tanti perché io ho subito tante operazioni, ho fatto 7 operazioni tra ginocchia, mi hanno tolto anche una parte di perone, hanno tenuto solo la parete, quindi i tendini facevano fatica a scorrere, vabbè insomma, quindi i momenti sono stati tanti, ma come spesso accade nei momenti di crisi sono momenti anche di opportunità e quindi ho imparato a rinforzare il carattere e i momenti belli io ovviamente tutti mi ricordano la finale del 94, quella in cui ho giocato da titolare nella finale contro il Barcellona, della finale di Coppa dei Campioni, però io da milanista ricordo sempre con grande piacere la prima vittoria contro lo Steaua di Bucarest a Barcellona della Coppa dei Campioni, perché da milanista vedere c'era il nostro autobus, il nostro pullman, che sembrava venisse spostato dai tifosi rossoneri perché non c'erano tifosi rumeni, perché avevano Ceausescu, c'era la guerra civile da loro e quindi lo stadio era praticamente tutto rossonero. Poi noi avevamo eliminato il Real Madrid nella semifinale e quindi questo aveva fatto sì che anche Barcellona tifava per noi. La finale, la partita contro Steaua Bucarest? Sì, io giocai solo 15 minuti, però ecco, ancora qui devo ringraziare il mister Sacchi perché mi ha fatto entrare, la partita ovviamente già decisa sul 4-0, però essere dentro, essere partecipe, poter calcare il campo, quella serata è stato qualcosa di indimenticabile. E noi davvero anche lì il Milan fu come a me piace definire un po' come il bolero di Ravel, un continuo crescendo. Come no? Dimmi se sbaglio, quella squadra. Lei non sbaglia mai, coach. Elenco 4-0 in finale, cioè un dominio, io ho visto, sì. non c'ero, ho visto in TV. In TV. La più forte squadra italiana di tutti i tempi, si potrebbe dire? Sì, credo di sì, insomma, io credo che i miei colleghi siano stati davvero straordinari in quegli anni. Ecco, mi piace sempre sottolineare il fatto che è chiaro che avessero qualità straordinarie dal punto di vista calcistico, tecnico, tattico, atletico, però c'era una cultura del lavoro in quel gruppo, era un gruppo costituito soprattutto all'inizio in particolar modo da giocatori italiani. E io credo che anche i ragazzi che sono arrivati, no, i vari Gulli, Van Basten, ma anche Boban, poi Savicevic, abbiano trovato una cultura del lavoro in cui si siano un attimino dovuti adeguare anche, non che loro non fossero professionisti per carità, però ecco, quel gruppo di lavoro credo secondo me fosse davvero unico. Poi non hai veramente lasciato il Milan, sei rimasto proprio in società, cioè il settore giovanile. Sì, sì, io sono... Capo di tutti i capi del giovane. No, capo di tutti i capi. Diciamo che appunto, come diceva lei, il dottor Galliani mi ha nominato responsabile di settore giovanile.
dopo che avevo fatto quei 5 anni da allenatore, soprattutto il settore giovanile e la prima squadra, e poi ovviamente tutto un altro tipo di lavoro. Io con i miei collaboratori, i miei colleghi, più che collaboratori, ecco, colleghi è il termine giusto, perché davvero mi hanno dato tanto e mi hanno insegnato tanto, da Edgardo Zanoli, Caterina Gozzoli, Domenico Gualtieri, sono stati, sicuramente ne lascio indietro altri, mi scuso con loro, però sono stati per me importanti, perché mi hanno fatto vedere il calcio con una visione diversa, secondo un paradigma differente. Silvio Berlusconi. Sì, è una figura ovviamente straordinaria, importante per quegli anni che ho vissuto sia da giocatore che poi anche negli anni in cui ho vissuto da allenatore, da responsabile di settore giovanile, però è arrivato e anche lui ha stravolto il mondo del calcio in Italia, perché ha dato professionalità, ha portato l'azienda nel calcio. Io mi ricordo, lui ci invitò il primo anno che arrivò a San Vincent, al Casino, non a giocare al Casino, ma aveva una convention di Publitalia, che era la concessionaria per la pubblicità, no, delle reti televisive, e lui tenne un discorso a braccio di circa un'ora, e poi girò su tutti sui tavoli, c'erano 120 persone, quindi 12 persone per ogni tavolo, poi noi giocatori messi su ciascun tavolo. Lui conosceva tutte le persone, nome, cognome, azienda, hobby, squadra a cui tenevano, e lì mi ha fatto capire l'importanza del dettaglio, del particolare, e credo che questo, insomma, sia stato uno degli insegnamenti che sembrano poca cosa, ma io credo che invece siano davvero importanti. Io ovviamente l'ho visto per l'ultima volta quando, prima del suo ingresso nella politica, attorno al 90, invento io un'altra. La cosa che mi ha fatto impressione è che lui non perdeva tempo. Boom, boom, boom. Sì, diciamo che era molto attivo, aveva un'idea e provava a metterla subito in gioco. Anche con Galliani, ovviamente, che io sono stato quasi il tuo allenatore, lo sai? Sì, ho saputo, poi le voci girano, coach. Ma Galliani mi è venuto nell'87, era gennaio dell'87, a chiedermi se volevo parlare. Berlusconi mi voleva parlare della possibilità di allenare il Milan l'anno successivo, 87-88, quando è venuto Sacchi. Quando è arrivato Arrigo, sliding doors, come si dice. Io ho detto, non posso dire niente perché adesso sto allenando l'Olimpia, abbiamo una grande squadra, abbiamo fatto il Grand Slam, quindi finisce io. No, okay? certo. Quindi se mi potete aspettare, in futuro chissà. Diciamo a maggio, quando finisce il mio campionato, ovviamente non hanno aspettato, hanno preso, sai. Arrigo. Poi mi diverto con Galliani, ogni volta che vedo Galliani dico, Adriano, avete sbagliato tutto, dovevate aspettarmi, no? Cioè lui, e poi Sacchi, che tu sai che non erano esattamente teocoli per l'umorismo, eccetera. No. Ogni volta che vedo si arrabbia. Arrigo, l'hai rischiato. Che fortuna che... E quindi mi diverto, è finito bene per tutti. Sì, assolutamente bene. Direi di sì, per tutti, per lei, per Arrigo e per il Milan. Insomma. Comunque sarebbe stato interessante, sai. Sì, io avevo anche qualche idea. No, certo, ma la contaminazione tra gli sport credo che sia sempre importante e vada sostenuta. Ma tu sai che io ho visto Arrigo Sacchi a diverse partite dopo dell'Olimpia a Palatrussardi, cioè lui studiava le cose assolutamente. Certo, perché soprattutto quando il difficile nel calcio è dove c'è traffico, no? E nel basket c'è molto traffico, soprattutto quando sei sotto canestro, lì devi trovare le soluzioni, credo che sia anche per quello. A livello di club, diciamo Champions, fino all'anno scorso, cioè l'Inter ha fatto finale, poi ha perso la finale, eccetera, però le squadre italiane, le club italiani hanno fatto una grande fatica. L'arrivo dell'Inter a fare finale della Champions, pur lasciamo perdere il risultato, eccetera, è un segno per le squadre italiane che quest'anno possono fare belle figure nelle Champions o una... Difficile dirlo, è chiaro che si spera sempre che un'italiana riesca a tenere il passo delle altre, no? Abbiamo avuto il Paris Saint-Germain, il Liverpool, insomma queste squadre che sono sempre di più attrezzate perché probabilmente anche sono riuscite, ma mi auguro che
piano piano anche il calcio italiano riesca a farlo, a ottimizzare il loro come posso dire, il revenue rispetto al loro spettacolo, e quindi ad andare sul mercato e riuscire poi ad avere la forza ancora di attrarre giocatori, o come lo dicevamo prima, la forza di riuscire ad andare ad investire sui settori giovanili e investire sui territori. Ultimissima cosa, che anche nel calcio, cioè proprio ho visto, e lo trovo un po' preoccupante per me, ok, queste grandi cose, cioè ovviamente magari per età non allena più Fabio Capello, Giovanni Trapattoni, Marcello Lippi, eccetera, però Roberto Mancini che si trova all'estero, Carlo Ancelotti che si trova all'estero, grande fuga di talenti, cioè, che hanno fatto grande il calcio italiano. Io sono un po' preoccupato per il calcio italiano, come sono preoccupato per il basket italiano di questo. Tu come lo vedi? Ma io credo che ha fatto il nome di Mancini e di Ancelotti, ovviamente due icone, no, dell'allenatore italiano, della figura dell'allenatore italiano. Ecco, io credo che ci siano dei giovani allenatori in Italia molto, molto bravi, e io credo che puntando su di loro, dando la possibilità a loro di avere spazio, ma ci sono anche a volte degli allenatori che non sono stati necessariamente degli ex calciatori di grande livello, invece ci sono... Io sono il primo esempio del pessimo giocatore. È lo stesso Arrigo Sacchi, se vogliamo, no? Ma adesso uno degli allenatori che sta allenando all'estero è Farioli, ce ne sono. De Zerbi è stato costretto ad andare all'estero per poter allenare. Io credo che dal punto di vista della qualità degli allenatori l'Italia sia davvero una fucina da questo punto di vista. Il problema a volte è che non si dà loro fiducia, sono costretti appunto qualcuno ad andare all'estero. D'altronde le squadre che da allenare sono 20 almeno per quella della Serie A, e il campionato di Serie A è certamente quello più difficile perché c'è molta tattica, c'è molto magari le squadre si affrontano meno in maniera aperta, e quindi c'è necessità di conoscenze ancora più profonde che magari all'inizio un allenatore non ha. Arrigo Sacchi però ha fatto una grande frase una volta, che non è stato un grande giocatore. Sì. Non bisogna essere stato cavallo per fare un buon fantino. Ha ragione. Puro G. Esattamente. Filippo, grazie mille, coach, per me davvero a lei, grazie, davvero per me è un onore essere. Amici sportivi, ciao a tutti.